Ciao, nel video di oggi ti parlo di 7 consigli per parlare italiano fluentemente e smettere di tradurre nella tua testa. Cominciamo subito con il primo consiglio. Il primo consiglio è: ascolta e ripeti frasi in italiano. Ascolta e ripeti più volte frasi in italiano. È una tecnica molto efficace che ha un nome inglese, si chiama shadowing. Ascoltare e ripetere frasi in italiano ti permette di migliorare la pronuncia perché puoi confrontare la tua pronuncia con quella originale e permette anche di migliorare la creazione delle frasi nella tua mente. Ma come funziona questo shadowing? Prima di tutto, scegli un video breve, su YouTube per esempio. Scegli un video di 2 o 3 minuti e guardalo tutto una prima volta per capire il contesto. Guarda il video una seconda volta e scegli una frase che ti attira, una frase che ti piace in italiano. Ascoltala e ripetila. Ripeti quella frase più volte e confronta la tua pronuncia con la pronuncia originale del video. Il mio consiglio è anche registrare la tua voce quando pronunci la frase e confrontare la tua pronuncia con quella originale. Questo è un ottimo modo per avvicinare la tua pronuncia alla pronuncia corretta e per aumentare la velocità di costruzione delle frasi nella testa. Poi puoi scegliere un'altra frase e ripetere questo procedimento quanto vuoi. È una tecnica che si chiama shadowing. Vediamo il consiglio numero 2. Il consiglio numero 2 è usare un dizionario monolingue. Un dizionario monolingue è un dizionario dove le parole non sono tradotte nella tua lingua, ma sono spiegate in italiano. Quindi quando cerchi il significato di una parola italiana, puoi cercarlo su un dizionario monolingue. Questa è un'ottima opportunità per imparare una parola nuova e per esercitare il tuo italiano, perché la descrizione è completamente in italiano. Il consiglio numero 3 è imparare una parola al giorno. Una parola al giorno, non 10 o 20. Quando leggi un libro in italiano o ascolti un video o ascolti un audio, puoi scegliere una parola e andare a cercare il significato sul dizionario monolingue. Una parola al giorno. Il mio consiglio è di scrivere 3 frasi con quella parola, perché quando usi una parola nuova in contesto, quindi quando crei delle frasi con una parola nuova, memorizzi la parola meglio, rimane fissa nella mente. Quindi il terzo consiglio è scegliere una parola nuova in italiano al giorno e scrivere 3 frasi con quella parola. Puoi fare questo per 28 giorni, per esempio, così avrai 28 parole nuove dopo 4 settimane. Niente male, no? Il consiglio numero 4 è: parla da solo o da sola. Parlo di questo anche nel mio ebook Parliamo Italiano. Sembra strano, ma ti assicuro che è una tecnica molto efficace. Provala e fammi sapere. Il mio consiglio è di parlare da solo o da sola quando sei in casa o quando sei in macchina e nessuno ti vede. Parlare da solo significa creare delle frasi in italiano per esercitare la fluidità e la conversazione in italiano. Oppure puoi semplicemente dire delle parole in italiano per esercitare il vocabolario. Dipende dal tuo livello. Ci sono alcune persone che fanno dei discorsi, dei monologhi in italiano, dei monologhi brevi. Per esempio, raccontano quello che hanno fatto oggi o che faranno domani. Per esempio, adesso faccio colazione, bevo un buon caffè e poi vado a lavorare. Domani vado in piscina perché ho voglia di fare sport. Delle frasi semplici per esercitare il tuo italiano e se possibile a voce alta. Prova e vedrai. Il consiglio numero 5 è avere l'italiano con te spesso. È importante infatti avere l'italiano con te anche mentre fai qualcos'altro. Per esempio, puoi ascoltare un audio o un video in italiano mentre pulisci la casa, mentre cucini,
Mentre guidi puoi avere la radio italiana o un audio italiano. Questo ti permette di avere l'italiano con te, anche se non presti completamente attenzione sull'audio in quel momento, il tuo cervello familiarizza con l'italiano e quando il tuo cervello familiarizza con l'italiano diventa una cosa normale e sarà anche più facile imparare cose nuove. Quindi è giusto dedicare attenzione e studio all'italiano, ma durante il resto della giornata ogni tanto puoi ascoltare un audio o un video mentre fai qualcos'altro. Prova anche questo e fammi sapere. Il consiglio numero 6 forse è il consiglio più importante. Ho parlato spesso nei miei video di questo consiglio ed è: crea una routine quotidiana. Spesso ho detto che studiare italiano 10 o 15 minuti al giorno è molto più efficace che studiare italiano 2 o 3 ore per 2 volte a settimana. 10 minuti al giorno o quasi ogni giorno avranno un grande effetto positivo sul tuo italiano. Puoi dedicare 10 minuti all'italiano la mattina, appena sveglio o prima di andare a lavorare, la sera dopo il lavoro, in pausa pranzo, o puoi leggere 1 o 2 pagine di un libro in italiano prima di andare a dormire. Qualsiasi attività è un'ottima attività. Puoi ascoltare un video di 3 o 4 minuti in italiano, ascoltare un audio, fare un esercizio di un argomento di grammatica nuovo o che ti interessa, ma l'importante è dedicare 10 minuti o 15 minuti al giorno all'italiano, perché la tua mente familiarizza con l'italiano. Un po' tutti i giorni è molto più efficace che tanto tempo dedicato all'italiano, ma poche volte a settimana. Come sarebbe dedicare 10 minuti del tuo tempo a un'attività piacevole in italiano? Ti piace come idea? Vediamo l'ultimo consiglio, il numero 7. Il settimo consiglio è semplicemente buttati. Buttati, parla in italiano, non avere paura di sbagliare. Molti studenti di italiano hanno paura di parlare in italiano perché hanno paura degli errori, perché vedono l'errore come un fallimento. In realtà l'errore è una meravigliosa opportunità per imparare. Quando sbagli qualcosa, quando fai un errore, puoi semplicemente imparare da quell'errore, così la prossima volta parlerai più correttamente. Quindi quando hai l'opportunità di parlare italiano, parla senza paura e se fai degli errori, correggi gli errori e la prossima volta parlerai in modo più corretto e fluente. Quindi lascia andare la paura e accogli l'errore come delle opportunità di apprendimento. Questi erano i 7 consigli principali per parlare italiano in modo fluente e non tradurre troppo nella testa. Quale consiglio ti è piaciuto di più? Oppure c'è qualcuno di questi consigli che già metti in pratica? Fammelo sapere nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video.